Zaffiria da 20 anni lavoriamo nell'ambito dell'educazione in media e accompagniamo gli adulti, insegnanti e formatori per capire come a loro volta realizzare percorsi formativi o educativi con le persone. Di solito usiamo l'approccio di due maestri. Uno si chiama Alberto Manzi, fu un maestro molto importante per la pedagogia italiana e da lui abbiamo imparato a trasformare quello che sappiamo in esperienze da vivere con le persone. È importante infatti che il più possibile cerchiamo di uscire da un approccio come questo, frontale, dove qualcuno parla e qualcun altro è obbligato ad ascoltare. L'idea che noi abbiamo dell'educazione media è quello di costruire una sequenza di attività che possa permettere alle persone di farsi delle domande e di cominciare anche a darsi delle risposte. Il secondo punto di riferimento è Bruno Munari, è un designer, è un artista e questo perché quando parliamo di società della comunicazione non possiamo non fare i conti con il pensiero grafico e visivo, con la comunicazione e con la potenza delle immagini. Ci sembra importante con gli adulti lavorare soprattutto valorizzando gli aspetti e gli approcci creativi. Quando ci ritroviamo fra persone che in qualche modo hanno una loro quotidianità e hanno anche tante preoccupazioni, abbiamo toccato con mano che diventa un'opportunità lavorare sull'educazione media attraverso ad esempio la produzione di contenuti digitali o contenuti mediali. È quello che chiamiamo approccio creativo. Perché creativo? Perché nella nostra idea cerchiamo di chiederci come una tecnologia nata, pensata, costruita per lavorare in un certo modo in realtà possa fare qualcosa per cui non era nemmeno stata immaginata. Vi racconto una storia. Bruno Munari negli anni 60 entra in un negozio della Xerox. Vede per la prima volta una fotocopiatrice e la fotocopiatrice è una macchina che di solito noi utilizziamo per riprodurre in un numero illimitato di copie lo stesso documento. Ecco che lui allora si chiede, ma questa macchina può solo fare delle copie o potrebbe anche produrre degli originali? E quello che fa è prendere il libretto delle istruzioni e tutto quello che c'è scritto, non muovere il foglio, tieni chiuso il coperchio, lui rompe tutte le regole per vedere che cosa accade. Ecco che allora, per la prima volta, vediamo come progettando la rottura di tutte quelle regole dal libretto di istruzioni, noi cominciamo ad obbligare una macchina a fare qualcosa di completamente diverso dal suo quotidiano. Nasce una corrente artistica, la xerografia, e a quel punto anche la fotocopiatrice è uno strumento, una tecnologia nelle mani degli artisti e delle persone per poter creare qualcosa di nuovo. Ma di cosa parliamo quando parliamo di educazione ai media? Fondamentalmente stiamo intendendo 3 passaggi fondamentali. Il primo è quello di diventare più consapevoli di come funzionano i media e le tecnologie, di come producono ad esempio significato, di come diversi linguaggi si integrano fra di loro. Quando guardiamo un video ad esempio abbiamo il piano delle immagini, abbiamo i dialoghi, abbiamo le musiche, abbiamo codici diversi che interagiscono fra di loro. L'unione di questi codici, la loro scrittura in simultanea ci permette di arrivare a decodificare il significato, il contenuto di quel messaggio video. Questo è un lavoro fondamentale da fare con le persone, perché sempre più quello che noi in qualche modo conosciamo del mondo, della realtà, le idee che ci facciamo della realtà in cui viviamo, fanno i conti con le rappresentazioni dei media e con tutti i contenuti che ci arrivano da tecnologie e social network. Quindi dobbiamo prenderci un tempo nei nostri percorsi di educazione ai media in cui affrontare questa parte, dove diamo una mano alle persone a farsi delle domande rispetto a chi è che sta producendo questo contenuto, qual è il suo obiettivo,
a chi è diretto e quindi qual è il target principale, perché altrimenti rischiamo di essere consumatori passivi di messaggi che ci arrivano senza avere troppo l'opportunità di avere invece un pensiero critico e quindi di analizzare con un po' di più attenzione quello che in realtà ci viene detto e soprattutto quello che probabilmente penseremo quando ad un certo punto ci raggiungeranno una serie di informazioni che ci raccontano alcuni aspetti o altri del mondo in cui viviamo. Il secondo aspetto fondamentale è dare una mano alle persone, che siano adulti o che siano studenti, a lavorare sulla loro relazione con i mezzi di comunicazione e con le tecnologie, perché noi non abbiamo sempre presenti tutte le situazioni, tutte le pratiche e tutti i contenuti. È come se questo mondo di significati entrasse in un imbuto e allora a quel punto certi usi, certi consumi, certe pratiche diventano pertinenti perché sono quelle delle persone con cui stiamo lavorando in quel momento. E allora scegliere di lavorare sul nostro rapporto con il cinema, con il documentario, con l'informazione d'attualità, con i social network o con le pratiche collegate ai videogiochi diventa un modo per far sì che le persone possano osservarsi anche dall'esterno, perché soprattutto quando siamo adulti a volte abbassiamo un po' le difese, pensiamo che sia sufficiente in qualche modo conoscere certe cose per non renderle così influenti nella nostra vita. Invece ci rendiamo conto nei percorsi che facciamo con gli adulti che a volte solo nel momento in cui ci si ferma ad osservare come e quanto utilizziamo ad esempio un cellulare, per parlare con chi, in quale modo e soprattutto togliendoci da quali situazioni nella vita analogica. Ecco che a mano possiamo diventare un po' più consapevoli di tanti gesti quotidiani che entrano a far parte della nostra vita e della nostra esperienza. La terza parte di lavoro che non deve mai assolutamente mancare è quella produttivo-creativa. Questo perché ad un certo punto diventa fondamentale per le persone poter mettere le mani in pasta, poter davvero fare delle cose e questo, se pensiamo anche nella nostra vita quotidiana, siamo sempre più produttori di contenuti, soprattutto digitali. Postiamo foto, video, spesso seguiamo degli eventi che amiamo condividere in diretta, quindi diventa una competenza fondamentale per le persone riflettere, provare, contestualizzare una produzione mediale e digitale in un contesto come può essere quello di un progetto di educazione ai media. È anche una parte di lavoro fondamentale perché ci permette di far lavorare insieme le persone, di portarle verso un obiettivo comune e spesso quando devo fare qualcosa concretamente riesco anche a recuperare esperienze pregresse, conoscenze che magari non mi ero mai soffermato, non mi ero mai accorto di avere in un modo più o meno strutturato e capacità. Ecco che allora con le persone con cui noi lavoreremo dovremo fare in modo di avere un tempo congruo dedicato a far sì che qualcosa di collettivo, di comune, che possa essere un video, una campagna su Instagram o come vedremo nei video successivi con 2 tecniche, perché vi introdurremo alle infografiche e alla tecnica del puzzle smartphone, come possiamo utilizzarle per dare degli strumenti creativi alle persone con cui lavoriamo. Ci sono alcuni contrari che ci piacerebbe mettere insieme e vorremmo che lo faceste anche voi quando poi progetterete il vostro percorso di educazione in media. 2 in particolare. Uno riguarda il rapporto fra l'analogico e il digitale. A volte cadiamo nella tentazione dell'immaginare che siccome stiamo parlando di media e tecnologie, tutto debba essere in qualche modo fatto con questo tipo di strumenti.
È invece fondamentale riuscire a mettere insieme esperienze concrete che chiamiamo analogiche, ma anche strumenti analogici come la carta, i colori delle forbici, con strumenti digitali. Questo perché quando noi andiamo a costruire delle esperienze intorno alle tecnologie, spesso le rallentiamo e rallentando la velocità con cui di solito noi viviamo l'immersione, lo sprofondare dentro questa piacevolezza, riusciamo a cogliere una nuova dimensione di senso. Quindi se lo dobbiamo riassumere come fosse uno slogan, potremmo tenere in mente questo: l'analogico è l'unica possibilità di rallentare il digitale. Nel momento in cui rallentiamo possiamo andare in profondità, possiamo capire, osservare qualcosa che diversamente non avremmo visto e non avremmo capito. Il secondo aspetto fondamentale è il poter mettere insieme l'individuale con il collettivo. E questo non riguarda solo una questione pedagogica, il nostro progetto di educazione media, ma un grande obiettivo di cittadinanza attiva. Oggi sempre più ci stiamo abituando ad una solitudine che spesso è anche digitale, perché da soli commentiamo, da soli reagiamo, da soli ci facciamo un'idea dei contenuti che ci arrivano. Sono sempre meno le occasioni in cui possiamo in modo collettivo rielaborare dei significati. Ecco che allora il poter mettere insieme l'individuale, la capacità, l'abilità, la fantasia, la creatività che ciascuno può portare con una dimensione collettiva, un po' come uno stormo di uccelli quando prende il volo insieme. In quella libertà succede qualcosa che è fondamentale per l'individuo. E Marc Augé lo spiega in un modo molto interessante, perché ci dice che ad un certo punto, quando l'individuo non si è più potuto appoggiare a sistemi di significato più strutturati, come potevano essere ad esempio i partiti o le religioni, ma sempre più fa i conti con relazioni che passano attraverso le tecnologie, dove noi diventiamo immagine di noi stessi e dove l'altro è un'immagine. Quindi diventa un dialogo in qualche modo fra profili Instagram, fra profili Facebook. Ecco che Marc Augé ci avvisa che queste pratiche sono troppo povere per riuscire, nel momento in cui all'individuo servirà, costruire una dimensione di significato e di senso capace di affrontare anche i momenti più faticosi della vita. Ecco che allora, mentre noi lavoriamo nell'ambito dell'educazione ai media, quell'obiettivo di dare una mano alle persone con cui siamo, di diventare cittadini un po' più attivi e consapevoli, lo dobbiamo sempre avere in mente.